Decidemmo di aspettare la fine dell'inverno. Accumulavamo provviste, tracciavamo mappe, facevamo piani. E trovai un lavoro all'interno del Gulag. Lei mi aiutò a escogitare modi per rallentare gli spietati ingranaggi del Gulag. Disattivando un montacarichi idraulico potevo tenere nelle miniere per un giorno un centinaio di uomini. Tagliando i cavi dei camion per una settimana non ci sarebbero stati progetti di lavoro speciali. Correvo dei rischi enormi. Ma dopo aver incontrato tua nonna non potevo tornare al peccato dell'ignoranza. Sapevamo che la bambina avrebbe complicato la nostra fuga e lei la tenne nascosta finché poté. E poi, senza alcun preavviso, la portarono via. Nostra figlia venne affidata a una balia, una delle prigioniere native, e Serafima fu trascinata nella valle. Io cercai di fermarli combattendo a viso aperto. Sbarrai la strada al camion che la trasportava, pronto a uccidere per salvarla. Ma erano in troppi. Le gridai il mio addio mentre mi trascinavano via. Non so se lei mi sentì. Erano tenuti come animali. Ana non è qui per questioni di fede. Credo abbia altre motivazioni. È combattuta, lo vedo. Anch'io lo ero. Ma ognuno farà la sua parte. C'è voluto un altro pattugliamento per tornare a uccidere qualcuno. Ho beccato una discendente lungo il perimetro. L'ho fatto con calma, a mani nude. Volevo vedere i suoi occhi mentre si spegnevano. Sono rimasto con lei finché non è diventata fredda. Pura magia. Constantine dice che con la sorgente vivremo per sempre e che finalmente vedremo il volto di Dio. Ma io l'ho già visto. È questo il mio posto. Ci ho messo parecchio a capirlo, ma ora lo so. Sono a casa. Abbiamo una mappa della base. Negativo. Anche se l'avessi non terrebbe conto dei danni strutturali del mondo. Non mi fido, si direbbe. Il clima nel è da qui che le opzioni sovietiche.
avviato le operazioni di recupero. Ma dopo meno di una settimana c'è stato I lavoratori ne avevano abbastanza. Hai visto questo posto? Una rivolta mi pare lì. Muoviamo qui e registriamo. Nemico, ci attaccano! Facciamo un giro. Ricevuto! Mi sparano addosso! Serve aiuto! Concentriamo il fuoco! Bomba in arrivo! Mi stanno sparando! Avanzo! Facciamola finita! Deve esserci un modo per passare. Magari prende fuoco. Devo bruciare quella barricata se voglio passare. Piastrine identificative dell'esercito sovietico. Il nome è Yuri Ravdonikis.
Sul retro della piastrina c'è incisa la parola detenuto. Altra propaganda sovietica. La medaglia di eroe dell'Unione Sovietica. È l'onorificenza più alta assegnata per atti di eroismo. Forse apparteneva a uno degli ufficiali del Gulag.
saprei. Non vedo. Ho appena perso il contatto con la squadra di rastrellamento. Ricevuto. Dirò alle squadre avanzate di tenersi pronti. Nella merda fino al collo. Ho rovistato un po' in giro per salvarmi qualche file e nella posta ho trovato una conversazione riservata. Parlavano di me e ho il sospetto che volessero io la trovassi. Il capo della sicurezza si è accorto che trafugo informazioni. Forse l'ha sempre saputo. Per ora si limitano a tenermi d'occhio, vogliono scoprire a che gioco sto giocando. Vorrei fosse un gioco. Sto rischiando la pelle. Non avrei dovuto impicciarmi, sono stato stupido. Non so neanche più se questo canale è ancora sicuro. Forse sono già venuti a prenderti. Sono in piena paranoia. Questa Trinità è un'organizzazione enorme, sono ovunque. Più cose scopro, più mi rendo conto di aver fatto una cazzata colossale. Avevi ragione, lo ammetto. E spero tanto di potertelo dire di persona.
Aspetta. È fin troppo facile. Fammi vedere quel... Pare menzionasse il cassaforte. Ecco. Signore, dividetevi, l'abbiamo circondata. Ora sta ricaricando. Ormai è un'abitudine salvarci a vicenda. Grazie. Sono felice tu stia bene. È quella l'entrata. Sì. Ce ne saranno altri dentro. Non sei costretta a farlo. Non ti liberi facilmente di me. Cerco ancora delle risposte. Allora non perdiamo tempo. Questo passaggio ci porterà dall'altra parte della montagna. La mia gente l'ha usato fino a quando sono arrivati i sovietici e hanno iniziato a scavare. Cosa hanno trovato da queste parti? Qualcosa di abbastanza interessante da farli proseguire. Hanno usato macchinari ed esplosivi per andare più in profondità. Molti vecchi passaggi sono crollati, ma ora non c'è pericolo. O almeno lo spero. Non mi rassicuri un granché. La Trinità deve aver trovato i vecchi macchinari da scavo. Vogliono finire quello che i sovietici hanno cominciato. E non c'è altra strada per arrivare di là. Temo di no. Non più. È difficile da spiegare. Qual è il problema? Siamo in ritardo. Aspetta, quei cavi sono corrosi, ma posso escluderli.
sono quasi. Così faranno crollare tutto. I sovietici hanno fatto crollare quasi tutti i vecchi passaggi. Quei macchinari. Nova Sofia! Dire che la Trinità è qui! Jacob. Jacob, ci sei? Mi senti? Si mette male. Posso rialimentare quel pannello? Non possiamo più tornare da dove siamo venuti. Dobbiamo riparare quell'ascensore. Lo so, ma voglio provare a fare una cosa qui. Cazzo. Il montacarichi è incastrato. La guida è completamente arrugginita. Ok, dividiamoci. Trovate qualcosa per sbloccarla. D'accordo. C'è qualcuno? Di là! Di qua! Proverò con quel pannello di controllo. Merda. Che c'è adesso? Potrebbe servire. Forse fa parte della città perduta. Confermate appena possibile la ricezione dei comunicati. Non abbiamo ricevuto alcun ordine dopo la scoperta delle rovine. Continuiamo a esaminare i manufatti e le pergamene trovati nel sito. Potrebbe sembrare impossibile, ma parrebbe che abbiamo scoperto le rovine della leggendaria città di Kitesh. Ci sono molti riferimenti a una sorta di messia. Se la mia interpretazione del testo è corretta, si tratta di un profeta che era scappato da Bisanzio nel X secolo.
Stando alle iscrizioni, portava con sé un manufatto che aveva un grande potere. Per il momento ho sospeso le operazioni standard di estrazione. Ho intenzione di scoprire la verità che si nasconde dietro questo misterioso profeta. Per poco. In questo affresco, il profeta sta predicando a Costantinopoli. Ci siamo dovuti separare, di nuovo. Spero che Jacob sia ancora vivo. Non so esattamente dove sono. È sempre la stessa storia che si ripete. Sto lottando per sopravvivere, ma sono stranamente fiduciosa. Ci sono delle rovine meravigliose intorno a me. Deve essere parte della città perduta del profeta. Ma quanto c'è di vero? La sorgente divina potrebbe essere veramente qui. Incredibili. Oh no. Siamo riusciti a portare l'attrezzatura nella grotta principale e vogliamo entrare in una sorta di tempio. Anche se per farlo dovremo abbattere le porte antiche. Abbiamo ritrovato e catalogato centinaia di manufatti, ma 2 squadre di guardia sono scomparse nelle miniere. Ho interrogato personalmente i prigionieri nativi. Dicono di non sapere dove sono le guardie scomparse. Li abbiamo puniti duramente, ma temo che presto insorgeranno. Ancora niente di rapido. No. Tonnellate di roccia e ghiaccio ci isolano. Dovrebbero capire che siamo vivi grazie alle interferenze del segnale. Se ci va bene. Non ci contare, siamo soli. Motivo in più per trovare una via d'uscita.
È assolutamente necessario che rispondiate ai miei comunicati. Abbiamo urgente bisogno di scorte e rinforzi. C'è un'insurrezione in corso e i prigionieri ora controllano il sito di scavo e le strutture circostanti. Come rappresaglia, ho ordinato l'esecuzione di massa dei prigionieri che abbiamo catturato tra i nativi. Con un po' di fortuna, i ribelli deporranno le armi e si arrenderanno per salvare i loro compagni. Non sono la prima a cercare di passare per questa porta. L'elsa dorata di una spada, incastonata di gemme. Doveva appartenere a un nobile bizantino.
La lama è stata spezzata alla base. Che sia successo in battaglia? Ora so con certezza che le comunicazioni sono state sabotate. Credo che da un tempo non riceviate i miei comunicati, ma continuerò a trasmettere perché è mio dovere. I nativi ci hanno attaccato su più fronti poco dopo che abbiamo cercato di indebolirli con le esecuzioni dei loro compagni. Ci sono molti più nativi di quanto ci aspettassimo. È chiaro che vengono dal lato opposto della montagna e per anni hanno preparato la rivolta nei minimi dettagli. Ci mancano l'acqua e l'elettricità e l'inverno sta per arrivare. Io e i pochi di noi rimasti presto ce ne andremo con il treno e porteremo con noi tutti i documenti e i manufatti che riusciremo a trasportare. Non sono abbastanza forte. Bene, dovrebbe funzionare. Ha funzionato.
Questa deve essere la statua del profeta immortale. E questo raffigura l'esodo della sua gente dai deserti della Siria. Si stabilirono in una valle nascosta e costruirono una grande città, Kitesh. Per proteggere l'intera città e i suoi abitanti, il profeta formò un esercito di guerrieri. Ma questo cosa dovrebbe raffigurare? Non gli stanno offrendo la sorgente divina, è qualcos'altro, ma cosa? E i suoi guerrieri forgiarono per lui un Atlante, affinché il profeta potesse orientarsi nella città e i suoi segreti. Una mappa della città che potrebbe indicare la via per la sorgente divina. È quasi un miracolo che questo posto esista ancora. Ferma dove sei. Calma. Calma. Sai che non sto con la Trinità. Perché dovremmo crederti? Sono fuggita con uno dei vostri. Un uomo di nome Jacob. E dov'è adesso? Eravamo insieme, ma ci siamo separati nelle miniere. L'ha ucciso! No! No, 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 no! Jacob non si fiderebbe mai di una straniera. Vi prego, sai che non sono vostra nemica. Ti ho avvertita. Avresti dovuto andartene. Sofia! Ora basta! Padre! Pensavo di averti perso. Lieto di rivederti viva. Perdona, Sofia, è molto prudente. Al suo posto avrei fatto lo stesso. Cosa hai scoperto? La Trinità sta arrivando in forze. Dobbiamo prepararci. E lei? È un'amica. Vi do la mia parola. Non fatele del male. Queste rovine. La città perduta del profeta è vicina. Vieni, non abbiamo molto tempo. Preparate le scorte di armi. Rinforzi alle difese. Forza, ora! Arriveranno presto. E saranno più di noi. Dobbiamo proteggere anziani e bambini. Forza, portateli nelle catacombe. Accendi i fuochi, dobbiamo allertare la valle.
Incredibile. Sofia, raduna i combattenti. Ci vediamo al villaggio in alto. Non sparire più, padre. C'è molto da fare. Se avessimo più tempo. Dopo. Per ora cercherò di rendermi utile. Tu vai giù alla vecchia radio e fai ripartire il generatore. Dobbiamo avvertire tutti gli insediamenti. Devono sapere quello che sta per succedere. Jacob e il suo popolo sono davvero forti, devo ammetterlo. La Trinità sta arrivando. Il mio aiuto potrebbe far loro comodo. E questo Atlante sull'affresco, se è davvero una mappa delle rovine, devo trovarlo prima di Ana. Se non lo trovo, tutte queste morti saranno state invane. E non le voglio sulla mia coscienza. Vediamo qualcosa. Suoneremo il corno. Io sia con voi.